Di solito quando parliamo di alchimia pensiamo sempre a quelle, insomma, quelle antiche e oscure botteghe medievali. Sì, la famosa pietra filosofale, giusto? Esatto, la pietra filosofale, quell'idea mistica e francamente irraggiungibile di prendere un materiale grezzo e di scarto, tipo il piombo, e trasformarlo magicamente in oro puro. Un'illusione bellissima, per carità, che ha affascinato l'umanità per secoli, ma che, fondamentalmente rimaneva un trucco, no? Una promessa vuota. Certo, storicamente sì, ma se ci spostiamo nel mondo contemporaneo e guardiamo alle dinamiche del mercato di oggi, beh, l'alchimia esiste ancora. Ah, davvero? Sì, solo che il piombo di oggi è l'attenzione mediatica, magari nata per caso o da un momento di puro gossip. E l'oro? Beh, l'oro sono i modelli di business reali, quelli scalabili. Chiaro. Ed è proprio questo il fulcro della nostra analisi di oggi. Faremo un rigoroso confronto intellettuale per capire se e come l'attenzione pubblica possa essere convertita in una struttura economica solida. E guarda, il caso di studio che abbiamo di fronte oggi è assolutamente emblematico. Stiamo parlando di un fenomeno che sta letteralmente trasformando le notti di Catania. Esattamente. Parliamo della straordinaria ascesa economica e mediatica di Giovanni Grazioso. Per chi ci ascolta e magari ha bisogno di un po' di contesto sul materiale alla base del nostro dibattito, Grazioso è recentemente uscito dal reality show Temptation Island. Una vetrina non da poco. Assolutamente. Un'esperienza televisiva che, insomma, si è conclusa in modo piuttosto amaro sul piano personale, portando alla rottura della sua relazione con Sabrina Sussi. Ma fuori dalle telecamere, e qui viene il bello, ha preso quello che molti considererebbero un banalissimo carretto per la vendita di brioche e lo ha trasformato in un fenomeno di costume. Un fenomeno capace di attirare migliaia di persone ogni singola notte, tra l'altro. Migliaia. Ma la questione centrale che dobbiamo esplorare oggi è un'altra, ed è una questione strutturale. Questo fenomeno rappresenta un modello di business legittimo e scalabile, nato insomma da un'intelligente capitalizzazione della fama televisiva? Oppure, e questa è la vera domanda, siamo di fronte a una bolla insostenibile. Un'illusione ottica guidata unicamente da una popolarità effimera e da, dinamiche puramente parasociali. Guarda, io inizio subito col dire che la mia posizione è molto chiara. Come esperta e osservatrice di queste dinamiche, sono fermamente convinta che questa sia una vera e propria trasformazione imprenditoriale sostenibile. Sostenibile, dici. Sì, sostenibile e strategicamente brillante. Dimostra che l'esposizione mediatica, se gestita con intelligenza logistica, può assolutamente essere incanalata in un sistema commerciale reale. Beh, io invece ribatto che si tratta di una capitalizzazione temporanea. Voglio dire, è un'onda cavalcata bene, per carità, ma è legata allo spettacolo televisivo. È un evento emotivo, non commerciale. Ed è strutturalmente fragile, destinato inevitabilmente a sgonfiarsi sul lungo periodo. Ok, ma lasciami spiegare il perché di questa mia convinzione. Partendo dai meccanismi dietro ai numeri, perché i numeri sono sbalorditivi? Su quello non ci piove. Non stiamo parlando di qualcuno che viene fermato per strada per un selfie, ok? Grazioso ha eseguito una transizione quasi perfetta da personaggio televisivo a imprenditore. Le stime, riportate anche da Fanpage, analizzano incassi che sfiorano i 10.000 euro in una singola serata. Che sono numeri che, voglio dire, se confermati superano l'incasso mensile di un sacco di attività tradizionali. Esatto, facciamo i conti insieme un attimo. Vendendo brioche a 3 euro per la variante al cioccolato e a 3,50 euro per quella al pistacchio, stiamo parlando di oltre 3.000 transazioni a notte. Tantissime. 3.000 vendite non sono un caso o un colpo di fortuna. Grazioso ha saputo, orchestrare l'algoritmo di TikTok per costruire un vero e proprio funnel di conversione. Il classico imbuto, insomma. Sì, il funnel. Quell'imbuto concettuale nel marketing che prende centinaia di migliaia di curiosi, li filtra attraverso l'interesse e ne fa uscire una percentuale come acquirenti paganti. Qui la cima dell'imbuto è la visibilità su TikTok e il dramma televisivo. Chiaro, la cassa di risonanza. Ma la base dell'imbuto è fisica, è a Catania. È riuscito a convertire l'empatia del pubblico in un bene di consumo tangibile e questo richiede talento imprenditoriale. Guarda, io riconosco che i numeri siano impressionanti. 3.000 transazioni in poche ore sono volumi da concerto rock, non da chiosco di strada. Ma la mia argomentazione si fonda proprio sui meccanismi psicologici dietro a quelle transazioni. In che senso psicologici?
Nel senso che quell'attenzione, quelle migliaia di persone in fila, sono un'illusione ottica dal punto di vista aziendale. Ma come un'illusione ottica? I soldi scambiati sono soldi veri. I soldi sono reali, sì, ma la motivazione d'acquisto è completamente dopata. Se chi ci ascolta non è mai stato a Catania, o magari non ha seguito il reality, potrebbe chiedersi perché fare 2 ore di fila per una brioche. Beh, per curiosità, per vivere l'esperienza. Esatto, ma il punto è che quelle persone non stanno acquistando una brioche per il suo valore culinario, o perché c'è un bisogno di mercato insoddisfatto per i dolci notturni. Stanno di fatto pagando un biglietto di 3,50 € per interagire col dramma televisivo che si è appena consumato. Ah, un token di accesso. Proprio così. Acquistano prossimità a una celebrità momentanea, cioè nel marketing tradizionale il prodotto è il fine ultimo, qui il prodotto è solo una scusa, un token d'ingresso per partecipare a un rito collettivo. Ok, capisco perfettamente questa tua lettura, ma permettimi di inquadrarla diversamente. Vorrei offrirti una prospettiva su come funziona oggi la creazione di un brand. Vai. Quello che tu chiami dopato, io lo chiamo il più grande vantaggio competitivo moderno. Nel commercio di oggi, il costo di acquisizione del cliente è la singola voce di spesa che fa fallire le aziende. Questo è verissimo. Ecco, Grazioso ha un costo di acquisizione pari a zero. E qui c'è un'intuizione fondamentale nella nostra economia contemporanea. L'attenzione è la materia prima vera e il cibo è diventato solo il merchandising. Questa è un'affermazione forte, però. L'attenzione come materia prima. Ma pensaci, i video su TikTok e le foto condivise dai fan hanno creato un punto di riferimento reale. La domanda iniziale può anche essere stata generata dal programma televisivo, certo, ma il prodotto ora funge da ancora. Un'ancora in che senso? Nel senso che il carretto è diventato una destinazione fissa. Quando 3.000 persone si mettono in fila in una città, scatta quella che in sociologia chiamiamo riprova sociale spaziale. Spiegati meglio su questo concetto. Riprova sociale e spaziale. Allora, la riprova sociale normale è quando facciamo qualcosa perché vediamo gli altri farla, ma quando diventa spaziale, significa che la presenza fisica di una folla enorme in un luogo specifico diventa l'attrazione stessa. La fila genera la fila. Ah, la gente passa e dice cosa succede lì. Esatto, chi passa di lì vuole capire cosa sta succedendo. Grazioso ha abbattuto i costi pubblicitari usando la sua immagine, certo, ma poi converte questa curiosità offrendo un'esperienza fisica. Non è diverso da un grande brand di moda che usa un testimonial celebre per farti entrare del flagship store. Una volta dentro, però, è il prodotto che ti porti a casa. Non sono affatto convinto da questo ragionamento, te lo devo dire, perché secondo me stai confondendo l'acquisto d'impulso basato su un trend virale con la costruzione di un brand a lungo termine. Dici? Sì, il testimonial di moda di cui parli rappresenta un'azienda che ha decenni di storicità, ha una catena di fornitura, ha una qualità intrinseca del prodotto che prescinde totalmente dal volto che lo pubblicizza in quel momento. Qui il prodotto non è la brioche, il prodotto è Giovanni. Ma la brioche è comunque il mezzo attraverso cui il business si sostiene e fattura. Ok, ti chiedo di immaginare un'analogia, per capire il mio scetticismo. Cosa succede a un'attrazione turistica quando il monumento principale viene rimosso, o magari viene coperto per un lungo restauro? Beh, il flusso di turistica cala o si ferma? Si ferma immediatamente, i negozi di souvenir intorno chiudono. Se tu domani rimuovi l'hype del reality, se l'algoritmo di TikTok smette di spingere il riverbero mediatico della separazione da Sabrina, cosa rimane? Rimane un punto vendita avviato. Rimane solo una brioche da 3 euro in un mercato, quello siciliano, che, diciamocelo, è già saturo di eccellenti pasticcerie storiche. Nel momento in cui TikTok troverà un nuovo dramma su cui concentrarsi, quel funnel di conversione di cui parli si prosciugherà. E lo farà con la stessa identica violenza con cui si è riempito. Devo ammettere che quando ho visto i primi video su TikTok, la mia reazione iniziale è stata esattamente la tua. Davvero? Sì, te lo giuro. Mi sono detta, ecco l'ennesimo quarto d'ora di celebrità che finirà nel nulla. Ero molto scettica, ma c'è un elemento chiave che mi ha fatto cambiare radicalmente idea e risponde proprio al tuo dubbio sulla sostenibilità, la logistica. Ah, la logistica. Il vero elefante nella stanza, direi. Esatto. Se guardiamo oltre il gossip, come spieghi la capacità di rifornire e distribuire 3.000 unità a notte? Questo è il punto che segna il confine netto tra la fama effimera e un acume commerciale reale. Ma pensiamoci un attimo a livello pratico. 3.000 brioche, in una manciata di ore notturne, da un singolo carretto. Ci sono dei limiti fisici e termodinamici evidenti, no? Certo che ci sono. Un carretto ambulante non possiede lo spazio per stoccare le materie prime, tantomeno ha i macchinari per impastare, far lievitare e cuocere volumi simili in tempo reale. E questo ci porta direttamente alle famose indagini di Fanpage. Che rivelano l'appoggio a un forno esterno, sì. Esatto.
Le indiscrezioni confermano l'appoggio a laboratori e forni locali incaricati della preparazione continua. Ed è qui, secondo me, che emerge una dissonanza cognitiva fondamentale tra la narrativa offerta al consumatore e la realtà operativa. In che senso dissonanza? Nel senso che il fascino del carretto di Grazioso risiede in questa idea un po' romantica del cibo di strada, dell'artigianalità, no? La narrativa del ragazzo che, dopo una delusione sotto i riflettori, torna alle origini, si rimbocca le maniche e lavora duro con le sue mani. È una storia perfetta, una roba da Davide contro Golia. E scusa, non credi che l'aver organizzato questa produzione esterna sia una prova di competenza incredibile? Credo che distrugga l'autenticità del prodotto. Se grattiamo la superficie, scopriamo che si tratta essenzialmente di un'operazione di logistica dell'ultimo miglio. Grazioso non sta creando un'eccellenza culinaria artigianale, sta gestendo un hub di smistamento merci per prodotti da forno sfornati da terzi. E questo è incredibilmente pericoloso per un brand nascente. Nel momento in cui il consumatore realizza che sta mangiando la stessa identica brioche che potrebbe comprare comodamente al forno dietro l'angolo la mattina dopo senza fare 2 ore di fila in strada, la magia svanisce. La narrativa intima del carretto è filosoficamente incompatibile con i volumi di produzione industriale. Guarda, capisco il tuo punto sull'autenticità percepita, ma ti dico la verità, io non lo vedo affatto come un paradosso, anzi, lo vedo come l'evoluzione naturale del commercio contemporaneo. Pensa al modello delle ghost kitchen, che ha rivoluzionato la ristorazione negli ultimi anni. Le cucine fantasma, cioè quelle che operano solo per il delivery senza una vera sala ristorante. Proprio quelle. Le ghost kitchen hanno dimostrato che oggi puoi separare completamente il brand e l'acquisizione del cliente dallo spazio fisico di cottura. Il valore non risiede più nel fatto che il fondatore del marchio abbia fisicamente impastato la farina nel retrobottega. E dove risiede allora? Risiede nella curatela dell'esperienza e nella capacità di aggregare la domanda. Giovanni Grazioso sta operando essenzialmente come una ghost kitchen a cielo aperto. Il suo carretto è solo l'interfaccia utente, se vogliamo usare un termine tech. Il retroterra logistico è il laboratorio locale. Ma un'interfaccia utente senza un software unico dietro, insomma, diventa presto obsoleta. Ma guarda la reattività che ha dimostrato. Di fronte a una domanda esplosiva, un hobbista avrebbe esaurito le scorte dopo 200 brioche. Avrebbe mandato a casa migliaia di persone deluse, creando frustrazione e sprecando un'opportunità colossale. Quello è sicuro. Invece lui ha strutturato immediatamente una filiera, ha esternalizzato la produzione per far fronte a un picco di traffico imprevedibile, trasformandolo in un'operazione funzionante sul campo. Delegare la produzione per scalare il business è esattamente la decisione che prenderebbe il CEO di un'azienda matura. Nessun grande fondatore costruisce fisicamente il prodotto per sempre. Sai, questo passaggio dalla strada alla logistica industriale ci porta naturalmente all'evoluzione futura di questa impresa e, fatalmente, al ruolo dei capitali esterni. Perché quando inizi a muovere incassi da 10.000 euro a notte, l'attenzione passa molto rapidamente dai fan ai professionisti degli investimenti. Ti riferisci alla foto diventata virale, immagino? Mi riferisco allo scatto che ritrae Giovanni Grazioso insieme a Steven Basalari. E questo, per me, cambia completamente le carte in tavola. Parliamo di un imprenditore che ha un track record molto specifico, intercettare trend virali, spesso legati al settore food o all'intrattenimento sui social, e cercare di trasformarli in fenomeni di massa fisici. Ed è proprio questo il salto di qualità che conferma la mia tesi. Quella foto non è semplice gossip da social, è un fortissimo indicatore di mercato. L'interesse di una figura come Basalari è una validazione gigantesca. Validazione per cosa, di preciso? Dimostra che i capitali vedono in Grazioso molto più del ragazzo del reality. Vedono un potenziale marchio esportabile ben oltre i confini della Sicilia. Esportabile in che forma, però? Nel senso più ampio del termine. Se si formalizzasse questa partnership, e chiaramente stiamo parlando ancora di indiscrezioni, potremmo assistere alla nascita di un vero e proprio franchising. Addirittura un franchising? Certo, pensa a pop-up store nelle piazze di Milano, Roma, Napoli. Un marchio che sfrutta questa potentissima popolarità iniziale per stabilire un presidio reale, un footprint fisico nell'economia della ristorazione veloce italiana. I capitali e il know-how di un investitore esperto sono esattamente l'infrastruttura di cui Grazioso ha bisogno per non implodere sotto il peso del suo stesso successo iniziale. È un'osservazione interessante, lo ammetto, però io la inquadrerei diversamente. Quella foto è certamente un segnale, ma dobbiamo analizzare criticamente cosa sta realmente segnalando al mercato. Prego.
Steven Basalari è indubbiamente abile nell'intercettare i trend di TikTok. Ha investito in successi commerciali, è vero, ma la storia recente ci ricorda che investire nei trend virali porta anche a iniziative che si bruciano con la stessa mostruosa velocità con cui sono nate. Ma il capitale serve proprio a stabilizzare quella velocità, a dare fondamenta. E io temo l'esatto contrario. Il mio scetticismo qui si fa ancora più profondo, guarda, perché una partnership strutturata di livello nazionale rischia di essere il classico abbraccio mortale per un'attività la cui unica forza al momento è di essere iperlocale. In che senso un abbraccio mortale? Voglio dire, ampliare il mercato non è sempre l'obiettivo di un business. Non si snatura l'unica dinamica che fa funzionare il motore. Torniamo al punto centrale che facevo prima. Perché la gente va al carretto? Il successo attuale si basa quasi interamente sulla presenza fisica in carne ed ossa di Grazioso a Catania. È un contatto diretto, viscerale. È la televisione che scende in strada. Trasformare quest'operazione in un franchising nazionale significa rimuovere Giovanni dall'equazione locale, per trasformarlo in un logo astratto su un'insegna. Ma il prodotto resta. Ma un franchising richiede standardizzazione ferrea, logistica nazionale, formazione del personale, controllo di qualità millimetrico e soprattutto richiede che il prodotto sia talmente eccezionale da vendersi anche senza la presenza del suo fondatore celebre dietro la cassa. Certo, è la fida del retail. Esatto, si apre un chiosco Grazioso a Milano, ma lui non è fisicamente lì per farsi il selfie o girare il video per TikTok. Chi ci va? Ritorniamo al nostro assioma iniziale, le persone stanno comprando l'interazione, non la brioche. Costruire un franchising nazionale su un trend virale di 3 mesi, guarda, è come cercare di alimentare la rete elettrica di un'intera città usando un fulmine. Wow! Aspetta, questa metafora è affascinante. Il fulmine e la rete elettrica. Ma è esattamente così. L'hype mediatico è un fulmine. È un'esplosione di energia immensa, abbagliante, capace di generare 10.000 euro in una notte. Ma una rete elettrica, che nel nostro caso è un'azienda vera, con dipendenti, affitti commerciali, catene di fornitura, ha bisogno di energia costante, prevedibile e, insomma, noiosa per funzionare. Sì, la routine operativa. Non puoi costruire infrastrutture affidabili su scariche elettriche imprevedibili. I trend di TikTok sono per loro stessa natura passeggeri. Quando il fulmine si esaurisce, rimani con costi fissi altissimi e nessun cliente. Devo dire che è una critica incredibilmente acuta, lo ammetto. Il rischio di espandersi troppo velocemente perdendo il contatto umano è reale. Ma, vedi, tu stai assumendo che il modello di business rimanga statico. Statico in che senso? Nel senso che assumi che si limiti a fare un pigro copia e incolla del carretto in altre città, sperando che il logo basti. Io invece immagino che un'eventuale partnership con investitori professionisti apporterebbe proprio quel livello di sofisticazione che tu ritieni giustamente assente ora. E in che modo si supera il problema enorme dell'assenza fisica del fondatore? Attraverso l'evoluzione del format. L'abilità di un vero imprenditore sta nel costruire un sistema in modo che, progressivamente, l'azienda possa sopravvivere e prosperare indipendentemente dal suo fondatore. È un processo a tappe. E Giovanni Grazioso è solo al termine della fase 1. Ma aver completato questa fase, generando quei volumi e dimostrando la freddezza mentale di creare una rete di approvvigionamento tramite laboratori esterni, mentre i riflettori erano puntati su di lui, è un segnale di vitalità aziendale straordinario. La vitalità a breve termine non è mai stata in discussione in questo nostro dibattito. Sono il primo a riconoscerlo. Il punto nevralgico, però, è la resilienza a lungo termine. La storia recente dell'intrattenimento e della ristorazione è disseminata, letteralmente piena di ristoranti a tema e locali aperti da celebrità del web. Che hanno fallito, vuoi dire? Che hanno registrato il tutto esaurito con code chilometriche per i primi 6 mesi, per poi chiudere in silenzio e nell'indifferenza generale quando l'algoritmo e l'attenzione del pubblico si sono spostati sulla controversia successiva. Quindi sei proprio convinto che non ci sia via d'uscita da questa dinamica per lui? Io sostengo che questo fenomeno specifico sia prima di ogni altra cosa uno straordinario specchio sociologico. Ci mostra la nostra attuale ossessione collettiva per le narrazioni dei reality show e francamente la facilità disarmante con cui cediamo alla pressione della riprova sociale di cui parlavi prima. Un esperimento comportamentale quasi. Esatto. Affascinante su come si muovono le masse oggi, ma se analizzato freddamente, a livello di solidità aziendale, rimane una bolla. Per sopravvivere quando i riflettori inevitabilmente si spegneranno, servirà molto di più di una foto con un investitore o di un laboratorio che sforna impasti a ritmi industriali.
Servirà un prodotto che le persone vogliono comprare in incognito, senza doverlo postare sui social. Ok, eppure, riflettendo su tutto ciò che abbiamo discusso oggi, io mi sento di dover riassumere la mia posizione ribadendo una cosa. Stiamo assistendo in tempo reale a un caso di studio magistrale su come si fa impresa nell'era digitale. Anche se con tutti i rischi del caso. Assolutamente, i rischi ci sono, ma la storia di Grazioso a Catania è emblematica. Un'esposizione mediatica massiccia unita però a una logistica reattiva e a un uso impeccabile delle dinamiche social per creare un punto di aggregazione fisico. Quello che chiamavi il funnel di conversione all'inizio. Proprio quello. Questa non è solo celebrità fine a se stessa, è la rara capacità di canalizzare un picco di attenzione in un imbuto di conversione tangibile. Anche ammettendo che l'hype dimba fisiologicamente calare nel tempo come fa ogni cosa, l'infrastruttura, le reti di fornitura e soprattutto il capitale iniziale accumulato in queste settimane, costituiscono una base solida. È il punto di partenza effettivo per un successo su vasta scala. E io dal canto mio ti dico che mantengo il mio profondo scetticismo. Uno scetticismo radicato non in un pessimismo a priori, per carità, ma nell'analisi spietata dei fondamentali economici. Sintetizzando la mia prospettiva, riconosco pienamente il boom economico che si sta verificando adesso, in questo preciso istante. Tuttavia, le fondamenta di questo successo poggiano sull'entusiasmo effimero per un dramma televisivo. Il fulmine che alimenta la città. Precisamente, il fulmine. Inoltre, insomma, l'inevitabile esternalizzazione della produzione svela la natura puramente industriale del progetto, e questo smonta quella narrativa romantica e autentica del ragazzo col carretto che tanto attrae il pubblico ora. Quando l'attenzione collettiva si sposterà, la domanda crollerà. E un potenziale franchising, basato unicamente su una figura momentanea, rischia di implodere, schiacciato dai costi fissi. Ma sai, c'è un punto inequivocabile su cui, ascoltando le tue argomentazioni sulla natura dell'attenzione, credo possiamo convergere pienamente entrambi. E riguarda l'ecosistema in cui viviamo. Ovvero? La pura e semplice velocità con cui 3.000 brioche a notte vengono vendute. La rapidità con cui un account TikTok genera code fisiche che bloccano letteralmente una strada. Tutto questo evidenzia un cambiamento epocale. Ci mostra come l'attenzione mediatica possa convertirsi in transazioni economiche immediate, con una violenza e una rapidità che solo 10 anni fa sarebbero state del tutto inimmaginabili. Su questo sono assolutamente d'accordo con te, senza riserve. L'attrito tra lo schermo dello smartphone, in cui consumiamo il gossip, e il portafoglio fisico con cui compriamo il prodotto, si è ridotto praticamente a zero. È un fenomeno di conversione immediata che merita davvero di essere studiato a fondo nei manuali di economia, a prescindere da quanti mesi o anni riuscirà a sopravvivere. Esatto. E sarà proprio il tempo, unito agli sviluppi reali di queste potenziali partnership aziendali, a rivelarci chi ha ragione tra noi due. Scopriremo se ci troviamo di fronte alla genesi del prossimo grande marchio del fast food italiano, oppure a un brillante, affascinante, ma inevitabilmente effimero miraggio notturno. Staremo a vedere. Tornando alla nostra metafora iniziale, la pietra filosofale dell'attenzione digitale è stata palesemente trovata. La vera e unica sfida, per Grazioso e per chiunque operi in questo mercato così volatile, è impedire che quell'oro si trasformi di nuovo in polvere, nel momento esatto in cui sorgerà il sole. Grazie per aver seguito la nostra analisi di oggi e vi invitiamo a continuare a interrogare criticamente i meccanismi che si nascondono dietro ai fenomeni che osserviamo ogni giorno sulle nostre strade.